Esistono 3 motivi per cui le persone smettono di fare podcast. Vediamo quali sono e come risolverli. Si parla sempre più spesso di fare podcast, anche io nel mio canale parlo tantissimo alle persone che vogliono iniziare a fare podcast, ma quante persone smettono di fare podcast? E sono tante le persone che per diversi motivi smettono di fare podcast perché magari non ottengono i risultati che si aspettavano, non hanno il seguito di ascolti che si aspettavano, non riescono a monetizzare velocemente così come si aspettavano. Abbandonare un podcast non è un fallimento. Abbandonare un podcast laddove sono finite le motivazioni, laddove non c'è più la voglia, va bene così, molto meglio far questo piuttosto che continuare offrendo dei contenuti sempre di scarsa qualità. Però dal mio punto di vista si potrebbe intervenire prima andando a capire quali sono queste motivazioni che ti stanno spingendo ad abbandonare il podcast e provare ad intervenire, ed è proprio quello che voglio fare in questo video. Il primo punto che voglio vedere insieme a te è quello di avere aspettative troppo grandi. Probabilmente stai guardando che altri podcaster sbandierano sui social network i loro risultati mirabolanti con i podcast e tu non stai ottenendo, anche perché magari hai iniziato da poco, non stai ottenendo gli stessi risultati. Ecco, è come un po' voler iniziare a suonare la chitarra e aspettarsi il giorno dopo di essere Jimi Hendrix. Ora, con tutto il rispetto per te che stai iniziando a suonare, ma per diventare un grande musicista ci vuole tempo. Allo stesso modo, per diventare un grande podcaster ci vuole del tempo, ma questo dovevi già saperlo prima di iniziare. La soluzione è molto semplice. 1. Inizia a darti degli obiettivi più piccoli e raggiungibili. Non darti obiettivi giganteschi, ma tanti piccoli obiettivi che sono realizzabili. Questo già è un primo passo in avanti. Non darti obiettivi in termini di ascolti, ma di caricamenti, perché sugli ascolti non hai potere, sui caricamenti sì. Quante puntate del tuo podcast riesci a produrre e a pubblicare? Ecco, io lavorerei su quello. In ultimo, anche se hai pochi ascoltatori, facciamo 10, sono comunque 10 persone che ti stanno ascoltando. Ecco, io mi concentrerei su queste 10 persone chiedendo loro come puoi migliorare il tuo podcast, quali sono gli aspetti che gli piacciono, quali quelli che gli piacciono meno. In questo modo, anche se sono solo 10, ma sono rappresentative di quello che poi potrebbe essere il tuo pubblico ideale, per cui ascolta i feedback di queste persone. Il secondo punto che voglio vedere oggi con te è quello del non fare abbastanza. Sappiamo bene che far podcast non è assolutamente facile, perché tra avere l'idea, registrare, editare, pubblicare, diffondere, condividere, diciamo che il passaggio è abbastanza lungo e richiede molte energie mentali per perseguirlo tutto. Quindi questo è uno dei motivi che spingono le persone ad abbandonare il podcast. Ma ho la soluzione. Potresti ad esempio cambiare il modo in cui registri le puntate, provare a trovare un workflow molto più easy, molto più veloce, molto più rapido, in modo tale che questa parte del processo ti porti via meno tempo. Potresti provare ad automatizzare magari la condivisione sui social network delle tue puntate. Insomma, prova a cercare un modo diverso da quello che hai sempre usato per velocizzare il processo. Ricordati che far podcasting deve essere una cosa divertente, non deve stressarti. Siccome già fai un altro lavoro, non vivi soltanto di podcast, deve essere divertente, altrimenti si perde davvero il senso di fare podcast e, come stavamo raccontando in questo video, presto lo abbandonerai. Il terzo ed ultimo motivo che vedremo in questo video è il fare troppo. Fare troppo significa che magari sei un perfezionista, magari vuoi che la tua puntata, il tuo podcast in generale siano perfetti, quindi curi in ogni minimo dettaglio tutti gli aspetti che riguardano appunto la creazione del podcast, dall'idea alla registrazione, l'editing, il montaggio, la pubblicazione, la diffusione e quant'altro. Tutto correttissimo, è giusto dare il meglio di sé, ma se questo dare il meglio di sé ti porta a un burnout, ti porta a star male per realizzare il podcast, è bene fermarsi. Se prendi una pausa non succede nulla, avvisa però il tuo pubblico, non scomparire dall'oggi al domani. Le soluzioni anche in questo caso sono semplici: prenditi una pausa,
Lo so che detta così potrebbe sembrare banale. Avvisa il tuo pubblico che per una settimana, 2 settimane, un mese, 2 mesi, quello che sarà, non pubblicherai puntate, perché stai lavorando ad un podcast sempre migliore. Giustifica la tua mancanza con il tuo pubblico e vedrai che non succederà nulla. Ancora, potresti pensare di inserire all'interno del tuo podcast un amico, un collega, qualcuno che ti dia una mano a magari condividere il peso della realizzazione del podcast. Questa persona potrebbe essere un co-conduttore, potrebbe essere una persona che ti aiuta nella creazione dei contenuti del podcast. Ci sono tantissime persone che sono certo potrebbero essere felici di darti una mano con il tuo podcast. E in ultimo, un'altra cosa che puoi fare è quella di cambiare il formato del tuo podcast. Magari fai puntate molto lunghe, 30-40 minuti. Prova a farle più brevi. Prova a creare un format diverso per il tuo podcast. Certo, sappiamo bene che le persone sono abitudinarie, per cui si affezionano molto velocemente a un format, ma se questo deve comportare uno stress, per te un carico di stress così tanto importante, fai abituare le persone a un formato diverso. Ok? Quindi inventati una motivazione e prova a cambiare formato riducendo magari le puntate da 40 minuti per esempio a 5 minuti. Questo ti porta a un carico di lavoro minore, uno stress minore e ti tornerà la voglia di far podcast. Non c'è nulla di male a smettere di far podcast, non sentirti un fallito, non vederla come un fallimento, anche perché, detto tra noi, puoi sempre ricominciare, quindi non è un addio per sempre, non stai appendendo il microfono al chiodo. L'importante è che tu lo faccia con gioia, con divertimento, perché poi alla fine è una passione, un hobby. Quando non c'è più questo, allora anche la qualità dei contenuti è scadente, per cui tra il continuare a produrre puntate scadenti che nessuno vuole ascoltare o veder perdere il proprio pubblico puntata dopo puntata e il prendere una pausa, il cambiare il format, il farsi aiutare, insomma tutte le cose che ti ho raccontato in questo video, sicuramente la seconda è migliore della prima e per questo non devi sentirti un fallito. Ricorda che puoi sempre ricominciare. Spero che con questo video tu abbia trovato una nuova motivazione per far podcast. Spero che anche in piccola parte io ti abbia potuto aiutare nel trovare la gioia del fare il podcast, perché ce lo siamo detti, il podcast è divertente, il podcast è una cosa bella. Se diventa pesante per i motivi che ci siamo detti prima, diventa una cosa brutta e perde il suo valore. Spero quindi di averti aiutato. Se hai dubbi, domande, prova a rispondere nei commenti a questo video e sarò felice di darti una mano. Bene, non mi resta che salutarti per ora, dandoti appuntamento alla prossima settimana, ma prima ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione.